Care amiche, cari amici, ben ritrovati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse già, io sono Tiziano, tarologo, e quest'oggi ho il piacere di presentarvi l'ombra secondo Jung. Poi a seguire, come sempre, a grande richiesta, la rubrica Parola ai tarocchi, ma andiamo per gradi. Che cosa c'entra Carl Gustav Jung con i tarocchi? Jung era aperto all'irrazionale e al misterioso, a quello che si nasconde dietro la logica e la razionalità, riconoscendo il potere di un mondo oscuro che si sviluppa al di là della nostra comprensione e del nostro controllo. Ha portato al massimo livello la necessità del viaggio interiore, della ricerca di sé, della conoscenza delle parti sconosciute del proprio essere. E allora? Egli riconobbe nei tarocchi un metodo intuitivo che ha lo scopo di comprendere il flusso della vita, forse anche predire eventi futuri, eventi che si presentano alla lettura delle condizioni del momento presente. E in particolare gli arcani maggiori possono essere un mezzo per veicolare le immagini archetipe. Ma andiamo con ordine. La nostra mente è molto più antica del nostro corpo e non è una tabula rasa al momento della nostra nascita. Essa porta con sé gli archetipi, ovvero dei contenuti mentali ben precisi che preesistono all'esperienza del singolo. Portiamo in noi i ricordi e le esperienze di tutta l'umanità. Potremmo definire gli archetipi come una sorta di DNA psichico della specie umana. La psiche si compone della parte inconscia, individuale e collettiva, e della parte conscia. Jung afferma che l'uomo accoglie in sé due inconsci. Uno è quello soggettivo, unico, personale. L'altro invece è un inconscio collettivo, condiviso da tutta la nostra specie, in cui si riassume tutto ciò che l'uomo è stato fino a quel momento, in ogni tempo e in ogni luogo. Jung seppe tracciare delle linee comuni a tutti gli uomini, individuando alcune figure definite archetipe, cioè presenti nell'inconscio collettivo, quindi in tutti gli esseri umani. Solo confrontandosi con le figure archetipe, facendo emergere l'inconscio, l'individuo potrà realizzare la propria personalità in un processo che egli denomina individuazione. Vediamo qualcosa di più sull'inconscio attraverso l'archetipo che Jung chiama l'ombra. L'ombra rappresenta la parte della psiche più sgradevole e negativa, coincide con gli impulsi istintuali che l'individuo tende a reprimere. Impersona tutto ciò che l'individuo rifiuta di riconoscere, ma che nello stesso tempo influisce sul suo comportamento. Svelare l'ombra significa scendere a patti con tutti gli aspetti deplorevoli della nostra personalità, quelli che nascondiamo sia a noi stessi che agli altri. Depravazione, odio, invidia, desideri e impulsi irrazionali. È una verità difficile da riconoscere, ma indispensabile al fine di una crescita personale. Più neghiamo e nascondiamo questa parte, e tanto più prepotentemente tornerà ad assillarci. Un esempio classico dell'ombra è quello costituito da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il serio e pacato Jekyll, il pazzo e orribile Hyde. Entrambi, in realtà, sono parte di noi stessi, ma normalmente siamo portati a simpatizzare per Jekyll, l'io, e ripudiare l'Hyde, l'ombra. Nei nostri sogni e fantasie l'ombra emerge attraverso immagini di mostri, draghi, animali, persone scure o ombre. L'ombra quindi è un doppio, è ciò che si oppone a noi in modo diametralmente opposto. Le fiabe straripano di personaggi ombra e personificazioni del doppio. La strega cattiva di Biancaneve, Capitano Uncino in Peter Pan, la matrigna di Cenerentola, il principe Giovanni in Robin Hood,
sono solo alcune delle personificazioni dell'ombra e della sua pericolosa invadenza. Ma l'ombra non è solo negatività. Una volta riconosciuta e reintegrata nel nostro essere, fornisce energia allo stato puro, ci fa sentire adrenalinici, potenti, invincibili, anche quando sembrerebbe tutto perduto. E ora è giunto il momento che tutti aspettavamo, la rubrica Parola ai tarocchi. Prima di passare alle stese vi ricordo i miei contatti per prenotare il vostro consulto privato online. Il primo consulto è gratuito e dura solitamente 10-15 minuti. Viene fatto su piattaforma Google Meet o Zoom. Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento vi invito a scrivermi per mail o WhatsApp. I miei contatti sono anche qua sotto in info box. Ed ora passiamo alle vostre domande. Ci scrive Giovanna, nome di fantasia ovviamente, 40 anni, vergine. Buongiorno Tiziano, da 3 anni frequento un uomo, mio coetaneo, bello, affascinante, simpatico, pieno di interessi. Siamo entrambi single e senza figli. Ci vediamo ogni fine settimana da me o da lui, ma quando accenno a vivere assieme cambia sempre argomento. Quanto può andare avanti questa relazione? Bene, cara Giovanna. Allora, sempre con gli arcani andremo a studiare 2 cose. 1, se è l'uomo giusto per te. 2, come finirà questa relazione. Bene Giovanna, allora, per quanto riguarda la linea del passato, vedo che hai sofferto molto. Hai sofferto molto e soprattutto la cosa era dovuta a delle persone che ti hanno illuse. Ti hanno dato delle false speranze, tu ovviamente hai cercato di opporti col tuo raziocinio a tutte le loro menzogne. Il problema è che sì, ce l'hai fatta, ma dall'altra parte ogni relazione troncata ha segnato in te una cicatrice. E questo lo si può ben vedere dal 10 di spade assieme al 7 di coppe. Per quanto riguarda la linea del presente, io vedo che tu ci tieni a questa relazione, tu vorresti un qualcosa di più e ti stai ingegnando anche per poter portare a un nuovo livello questa relazione che hai intrapreso con quest'uomo. Il tutto però non è possibile, in quanto l'energia veicolante a livello del presente è la torre. E la torre in questa posizione è molto negativa, in quanto ci dice che per quanto tu sia propositiva, la relazione non avanzerà. Sì, lui è interessante, lui è una brava persona, ma le basi su cui si basa il vostro rapporto sostanzialmente è l'attrazione fisica. Quindi non vedo un futuro, non è una relazione che avrà un florido sviluppo. E ciò ci è anche molto ben confermata da quanto riguarda la linea del futuro. E difatti abbiamo la carta del 2 di coppe, che sarebbe molto positiva se non fosse capovolta, però qui abbiamo un asse di coppe assieme a un 2 di coppe, il che ci dice che anche nel futuro
non solo non ci sarà uno sviluppo, ma il fatto che ci sarà questo blocco pian pianino incomincerà ad andare a intaccare il vostro rapporto tra te e lui. E dall'altra parte vediamo questo 7 di spade, una relazione che si basa sul sotterfugio, sostanzialmente un amore passeggero. E le carte consiglio, ovviamente, non ci danno un buon responso. Quindi mi dispiace, cara Giovanna, ma io devo interpretare le carte e darti un consiglio. Il consiglio è: lavora molto su te stessa. Lavora molto su te stessa e io incomincerei con intraprendere un percorso di introspezione psicologica basato su conoscere appieno quelle che sono le 12 leggi dell'universo. E farti forza, in quanto tu stai cercando l'uomo della vita, l'amore. Purtroppo non è con lui, è soltanto un passo avanti verso il tuo futuro, ma cerca di migliorarti ogni giorno sempre di più. Fatti forza. Ovviamente, se da qui a qualche tempo vuoi che riconsultiamo le carte, ben volentieri, così possiamo vedere se c'è qualcuno all'orizzonte, una nuova speranza. Bene cari amici, per oggi è tutto. Io vi aspetto sempre qui sul canale Tarocchi e Benessere con Tiziano. Ciao!